Ragazzi, oggi sono qui con il Volca Keys, come vi avevo detto, come avete visto anche, messo all'inizio, e volevo dirvi che questo video lo faccio per un'esigenza in realtà mia. Poi fa ridere, però io ogni tanto me li riguardo, sembra una roba da matti, ma ogni tanto me li riguardo. E vabbè, questo qui più che altro perché quando io volevo prendere il Volca Keys non c'era nessun video in giro che lo utilizzasse in modo, diciamo così, classico, come interessa a me personalmente, non che non mi interessi la musica elettronica. C'erano solamente quel tipo di video dove il Volca Keys era insieme agli altri Volca, piuttosto che insieme ad altre macchine, sincato in tutti i modi possibili e immaginabili. Erano tutti molto interessanti, molto belli, però non c'era niente. Io cercavo anche solo disperatamente qualcuno che ci facesse un lead o un pad. Ci si possono fare un sacco di cose. Allora io in questo video cercherò di farvi vedere qual è questo altro mondo di questa tastiera. Poi farò un pezzo, come sempre faccio, suonerò tutto con lui, quindi ci ho fatto la cassa, il rullante, ci ho fatto tutto mettendomi lì. È uno strumento estremamente versatile in realtà, soprattutto per quello che costa, perché a quei soldi lì avere tutte quelle caratteristiche sono veramente interessanti secondo me. Il discorso che faccio quando parlo di synth classici è nel senso che sono i riferimenti che ho avuto io da ragazzo, cioè ascoltando Zawin, di Weather Report, Corea, Hancock, questo dal punto di vista del jazz rock, ma Ian Hammer, piuttosto che poi tutto il rock, quindi Emerson, Lake and Palmer, ma anche Stevie Wonder, cioè, insomma tutti i sintetizzatori come sono stati usati in quel periodo. Poi farci il resto con questo è probabilmente la figata del totale. Quindi fondamentalmente una visione di questo strumento che non trovavo da nessuna parte, in nessun video, o comunque in pochissimi video lo usavano in quel modo. Credo che invece sia utile considerarlo anche in quei termini, perché insomma è una scatoletta così, te la porti in giro, hai un synth. E vabbè, poi su prezzo e cose varie ne parleremo dopo. E niente, buon divertimento, spero possa esservi utile. Ciao ragazzi, eccoci qua. Allora, appunto, come vi dicevo, è un po' che volevo fare questo video qui, perché credo che questa sia un'opportunità, nel senso che a questi soldi avete una gamma di cose che potete fare che è pressoché assurda, cioè nel senso che e poi è analogico, ma suona bene soprattutto. Allora vi faccio sentire, vabbè, adesso stavo facendo la cassa perché poi volevo fare un pezzettino tutto suonato con... Cioè ci fate veramente quello che vi pare e non è una batteria elettronica. Poi c'è anche se volete comprarvi la batteria elettronica c'è il Voca Beat, che c'è anche, adesso ne hanno fatti tanti, adesso non vorrei dire hanno fatto Volca qualsiasi cosa, ma comunque, ma la cosa che a me preme di più è farvi ascoltare come questa, ma infatti sono in MIDI con questa, come questa macchina in realtà, questa macchinetta qui che è uno scatoletto, poi alla fine abbia anche una versatilità che va un po' oltre la questione quella così elettronica. Avete visto probabilmente, come vi dicevo prima, 1000 video di quelli super tecnologici che sembra che sia in sala operatoria attaccata a 1000 cose, che è la figata sua, perché poi si connette a tutto quanto, cioè, se colleghi questi qui ai suoi simili, diciamo, diventa veramente un trip, perché chiaramente parte la musica elettronica in 2 secondi, di buona qualità, tutto analogico, insomma è una cosa che molto moderna, molto attuale. Loro hanno indovinato facendo queste macchine qui. Poi devo dire che anche suonare su questi a volte può essere interessante, perché possono succedere delle cose strane, come ho fatto con Leif nei video, dove il basso per esempio l'ho suonato qui,
Ma al di là di questo, il discorso dove volevo arrivare era un po' un altro, è il fatto che questa macchina qui poi ha un'altra versatilità che adesso volevo farvi ascoltare. Eccoci, per esempio, cioè ha una possibilità espressiva col suo delay, poi. 3 note. Chiaramente sono ripetute delay, tutto quanto, volendo si può pulire tutto, ma cioè, è come cioè, vai in giro, te lo porti nello zaino, capito? Devi andare in un posto dove non hai un sintetizzatore analogico a portata di mano, vuoi fare delle cose, vuoi degli esperimenti, ci vengono fuori delle cose interessanti. Poi come tutte le cose che non hanno possibilità di salvataggio e cose del genere, che è una comodità pazzesca, si sa, però siccome quello che succede quella volta lì e basta, poi ti riavvicini, ma non è mai la stessa cosa, c'è anche questo fascino qui, diciamo, ecco. E c'è solo un pochino di, insomma, rumore di fondo che lui fa di base, c'è un pochino di quel rumorino lì, vabbè, ma ci sta, tutte quelle robe lì, anche lui fa casino. Ma comunque, in generale, secondo me, soprattutto usato è assurdo, perché 70 euro è fuori a mangiare, capito? E invece c'hai. Poi se preferisci andare a mangiare va bene mangiare, ma preferisco, dipende, ma non in questo caso preferisco il sit, poi magari vado anche a mangiare, se lo prendo usato vado anche a mangiare, se lo prendo nuovo non vado a mangiare fuori, salto un giapponese all you can eat e me lo compro nuovo, se no faccio il giapponese all you can eat e lo compro usato, facciamo così. E vabbè, dopo questa digressione synth gastronomica, vi lascio a quello che ho fatto, che è un brano dove ho usato lui per fare tutto, come al solito spesso lo faccio. Era chiaro che con altri synth è più semplice, ma con questo è un po' più difficile. Però non ho fatto una cosa di quelle, diciamo, con gli arpeggiatori, quelle cose lì, perché quello bene o male l'avete, ripeto, visto 1000 volte. Ho cercato di suonarlo un po' più alla vecchia, diciamo, ecco, un po' più in modo tradizionale, suonando le parti e facendo una cosa che c'entra poco con lui, proprio per farne capire anche
la versatilità che va un po' oltre il discorso dell'elettronica. E niente, quindi avete visto più o meno di cosa volevo parlarvi e spero che vi sia arrivata l'efficacia generale del Volca e anche la possibilità di utilizzo vastissima, oltre a quella che potete trovare guardando i 1000 tutorial che ci sono che riguardano i collegamenti che si possono fare con gli altri Volca, come abbiamo detto prima, e con qualsiasi altra macchina. Spero sia stato utile, come dicevo, io vi ringrazio, vi saluto, Volca Keys anche per il classic style dei sintetizzatori, un abbraccio e un bacio, ciao ciao.